Con questo video vi spiego come controllare e riparare il termostato e il motore di un frigorifero che non raffredda. Per iniziare estraiamo la manopolina. In questo caso va semplicemente tirata. Altri modelli potrebbero avere una vite qui all'interno. Adesso cerchiamo tutte le viti di fissaggio, in questo caso ne abbiamo una qui e la svitiamo. Lo sganciamo tirandolo verso di noi. Arrivati a questo punto, con la spina dell'alimentazione staccata, scolleghiamo i due morsetti collegati sul termostato, quindi 1 e 2. Alcuni modelli potrebbero avere 3 connettori e quindi 3 morsetti. Quindi nel caso ci fosse quello al centro potete anche lasciarlo collegato. Quelli che a noi interessano sono quello marrone e quello nero collegati sulle due estremità. Con un cavetto elettrico colleghiamo i due morsetti tra loro, così da bypassare il termostato, e ricolleghiamo la spina. Come potete vedere, la luce si è accesa e si sente il motore di fondo che sta andando. Quindi il frigorifero ha ripreso a funzionare, questo bypassando il termostato, e quindi ci fa capire che il termostato è guasto e quindi da sostituire. Se invece la luce non si è accesa, ma non riuscite a sentire se il motore è partito o meno perché il frigorifero è da incasso, aspettate una ventina di minuti e toccate con la mano sulla parete per sentire se sta raffreddando o meno. Quindi scolleghiamo la spina e adesso con una pinza svitiamo la rondella che lo blocca. Dopodiché sfiliamo il termostato. Adesso scolleghiamo il cablaggio e svitiamo questa vite che fissa il bulbo. A questo punto non ci resta che tirare. I termostati possono avere 2 o 3 contatti, l'importante è quello di rispettare la numerazione. In questo caso qui abbiamo il 4, il 6 e il 3. Se volete acquistare un termostato nuovo vi lascio il link di Amazon in descrizione, nel primo commento, qui in basso e alla fine del video. Le cose che vanno considerate sono la lunghezza del bulbo, che nel caso fosse un pochino più lungo potete anche arrotolarlo su se stesso, quindi potete accorciarlo in questo modo, e che ci siano 2 o più contatti, in genere sono 2 o 3, senza considerare la terra. Una volta recuperato il termostato nuovo, non dovete fare altro che inserire il bulbo nel suo foro e spingere fino in fondo. È molto importante farlo arrivare fino a fine corsa. Potete aiutarvi ungendo il bulbo con un po' di sapone liquido. Quindi spingete fino in fondo e riassemblate il tutto. Se invece il motore del frigo non dovesse partire, se necessario saremo costretti a estrarre il frigo dall'incasso per fare una diagnosi e nel caso ripararlo. E adesso vediamo come. Per iniziare apriamo le porte del frigorifero e svitiamo le viti che fissano le antine di legno alle porte del frigorifero. Dovrebbero essercene 2 qui nella porta in basso e altre 2 nella porta in alto. Proseguiamo svitando le viti che si trovano in alto a sinistra che fissano il frigorifero al mobile della cucina. La stessa cosa la facciamo nell'angolo in alto a destra. Adesso proseguiamo svitando le viti che si trovano nell'angolo in basso a sinistra. E controlliamo che non ce ne sia anche una nell'angolo in basso a destra. In questo caso non c'è nessuna vite di fissaggio. Su alcuni modelli l'installatore potrebbe aver messo delle viti di fissaggio in quest'angolo coperti da un involucro di plastica. Vi basterà tirarlo per scoprire le viti. Verifichiamo la stessa cosa anche sul lato destro. Quindi adesso non ci resta che afferrare il frigorifero, sollevarlo e tirarlo.
in modo da farlo sporgere nella parte bassa. Arrivati a questo punto, per proteggere il pavimento, posizioniamo un tappetino sotto in corrispondenza del frigorifero. Appoggiamo i piedini frontali e tiriamo facendo strisciare il frigorifero sul tappetino, così da estrarlo completamente. La spina che alimenta il frigorifero potrebbe essere inserita in una presa posizionata dietro al frigorifero o sotto lo zoccolino, quindi non vi resta che staccare lo zoccolino e guardare sotto. Sul retro del frigorifero, dove è posizionato il motore, possiamo facilmente individuare i cavi dell'alimentazione, inseriti in questa scatoletta che adesso apriremo. Come potete vedere, qui abbiamo il cavo dell'alimentazione che va a collegarsi a questa morsettiera. Quindi il filo marrone, esattamente qui, il filo azzurro e il filo di terra che si collega qui. Ma quello che interessa a noi è capire se il motore viene alimentato. Quindi andiamo a fare un controllo su questo morsetto nero e quest'altro azzurro. Quindi sempre con la spina staccata inseriamo i puntali del tester nei morsetti. Quindi con il frigorifero acceso possiamo verificare che sul tester ci vengono segnalati circa 230 volt. Quindi il frigorifero sta alimentando il motore, ma questo non si avvia. Ma questo non significa che il motore sia a guasto. I motori dei frigoriferi hanno una specie di fusibile, chiamato anche salvamotore, altro che non è un relè termico che in caso di sovralimentazione si interrompe senza lasciar passare la corrente, quindi interrompendo l'alimentazione del motore. Adesso stacchiamo di nuovo la spina e andiamo a verificarlo. Il relè termico o salvamotore, come lo vogliamo chiamare, in genere è composto da due pezzi, 1 e 2. Per verificare che non sia guasto, inseriamo i puntali del tester impostato in home in questo foro e in quest'altro. E il tester ci deve restituire un segnale per farci capire che c'è continuità. Se il tester non ci segnala niente, quindi non c'è continuità tra un puntale e l'altro, significa che questo è guasto e quindi da sostituire. La stessa cosa la facciamo con questo, inseriamo il puntale del tester qui e l'altro lo appoggiamo qui. Anche in questo caso ci deve essere continuità. Se non c'è, significa che è guasto. Se vi interessa acquistare questi componenti o semplicemente sapere quanto costano, vi lascio il link qui in basso nella descrizione, nel primo commento e alla fine del video. Questi sono i tre puntali che alimentano il motore. Il primo in alto veniva alimentato dal filo nero e due in basso erano alimentati dal filo azzurro. Volendo potreste anche bypassare il fusibile termico per fare una prova, collegando direttamente l'alimentazione, quindi il filo nero al primo puntale e il filo blu facendo un ponte collegandolo ai due puntali in basso. E poi attaccare la spina per verificare se il motore si avvia o meno. Ovviamente se il motore non si avvia neanche in quel caso, quindi l'alimentazione gli arriva e potete provare con il tester, ma il motore non parte, questo vi fa capire che il motore è guasto. Una volta procurati i componenti nuovi non ci resta che rimontarli. Quindi inseriamo questo che è semplicemente innesto e poi inseriamo anche questo qui. Dopodiché ricolleghiamo l'alimentazione. E rimontiamo anche questa. Ti sono stato utile?
Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!